Catherine Elise Blanchett è un'attrice e produttrice cinematografica australiana nata a Melbourne il 14 maggio del 1969. Seconda di 3 figli, ha origini francesi da parte di padre e inglesi da parte di madre, radici che arricchiscono il suo patrimonio culturale. È conosciuta da tutti come Kate, diminutivo del suo vero nome, anche se spesso viene scritto erroneamente con la K, e pare che questo le provochi un certo fastidio. C'è un certo limite ai traumi che una persona può sopportare prima di mettersi a urlare per la strada. Fin da piccola Kate mostrava una fantasia incontenibile. Da bambina, ad esempio, bussava alle porte dei vicini fingendo di aver perso il cane, nella speranza di essere invitata a entrare per uno spuntino. Nei giochi con la sorella poi inventava costantemente personaggi e storie. Era già lì che nasceva l'attrice. Non è bellissimo? Ancora, leggilo ancora. Lo leggo ancora, la prego. Dopo il liceo si iscrisse a economia, ma presto capì che non era la sua strada e così cominciò a viaggiare. Durante una vacanza in Egitto le capitò quasi per caso di fare la comparsa in un film locale, un'esperienza che le fece scoprire la passione per la recitazione. Tornata in Australia, si diplomò all'Istituto Nazionale di Arte Drammatica e iniziò la carriera teatrale, ottenendo sin da subito recensioni positive. Devi sublimare te stesso, il tuo ego e certo, la tua identità. Devi di fatto porti davanti al pubblico e a Dio e annientare te stesso. Dopo aver vinto 2 prestigiosi premi teatrali, passò presto alla televisione e con la serie Heartland lasciò il segno. In una scena destinata a fare la storia, Kate, persona non aborigena, baciò un personaggio aborigeno. Fu la prima volta che qualcosa del genere andava in onda in Australia. Milioni di spettatori la videro e se ne parlò a lungo. Il suo nome cominciava a farsi strada tra gli addetti ai lavori e nel 1997 arrivò finalmente l'opportunità per sbarcare sul grande schermo, ovvero quella di interpretare un'infermiera australiana durante la Seconda Guerra Mondiale in Paradise Road. Era il suo primo ruolo al cinema internazionale, accanto a giganti come Glenn Close, eppure non solo non sfigurò, ma conquistò critica e pubblico con una prova intensa ed autentica. È bellissimo stare a guardarti. La vera svolta per Kate arrivò nel 1998 con Elizabeth. Il regista Shekhar Kapur stava valutando altre attrici, tra cui Emily Watson, ma fu un trailer a cambiare tutto, quello di Oscar e Lucinda. Rimase folgorato dalla sua intensità e decise di offrirle la parte, nonostante i produttori volessero un volto più noto per motivi commerciali. Kapur però fu irremovibile, dovevo seguire il mio cuore, disse, e aveva ragione. La performance di Kate fu travolgente, conquistò critica e pubblico e le valse un Golden Globe, un BAFTA e la sua prima nomination agli Oscar. Da lì la sua carriera spiccò letteralmente il volo, più di 70 film all'attivo, 2 Oscar vinti, come non protagonista in The Aviator e protagonista in Blue Jasmine, e ben 8 nomination totali, una delle attrici più nominate nella storia dell'Academy. Kate ha una vita privata solida e riservata, ben lontana dai riflettori di Hollywood. Dal 1997 è sposata con Andrew Upton, drammaturgo e regista australiano. Si sono conosciuti nel 1996 durante una produzione teatrale e nonostante un inizio un po' turbolento, si sono sposati pochi mesi dopo. Insieme hanno avuto 4 figli. Oltre alla carriera, Kate ha sempre messo il cuore nelle cause in cui crede. Dal 2016 è infatti ambasciatrice di buona volontà per l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dando voce a chi non ne ha. Si batte poi con passione per i diritti delle donne e per un futuro più giusto ed ecosostenibile, mettendo la sua notorietà al servizio di ciò che conta davvero. Ultime rapide curiosità e cominciamo dicendo che il metodo di lavoro di Kate unisce rigore tecnico e profonda empatia. Se ad esempio leggendo una sceneggiatura le viene voglia di lanciarla dall'altra parte della stanza, allora sa che è quella giusta perché l'ha toccata nel profondo. Sul set poi affronta ogni personaggio con uno sguardo quasi antropologico, non lo giudica ma cerca di comprenderlo dall'interno esplorandone desideri, paure e contraddizioni. Inoltre, per ogni personaggio che interpreta, Kate si immerge anima e corpo in un percorso di preparazione profonda, sia fisica che culturale. Nel caso di Lydia Tara, ad esempio, non si è infatti limitata a studiare la parte, ma ha imparato il tedesco, preso lezioni di pianoforte e studiato la direzione d'orchestra. Questa non è semplice dedizione al lavoro, è il desiderio autentico di diventare quel personaggio, un modo di recitare che non imita, ma vive. Infine, Kate ha raccontato di avere una particolare difficoltà sul set,
quella di piangere a comando. Per lei l'emozione deve arrivare attraverso un percorso psicologico costruito con cura e quando le si chiede di evocare le lacrime in pochi secondi non è semplice. Per questo ha fatto suo un piccolo trucco imparato a teatro da un attore anziano: tirarsi i peli del naso poco prima di entrare in scena. Un gesto semplice ma efficace. Chi lo sa se magari in quella scena che ci ha commosso profondamente pochi istanti prima si è pizzicata al naso. Bene, queste erano le più belle curiosità di un'attrice cult come Cate Blanchett, che spero sia felice di questo mio regalo per il suo compleanno. Auguri! Stanca? Non riesco a dormire.